Ciao belli, oggi vedremo le 5 cose che amo della mia Clio RS. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale. È importante che voi vi iscriviate, mi raccomando, aiuterete a supportare me e il canale. Mi raccomando, poi mettete like se vi piace questo video, se non vi piace mettete like lo stesso, attivate la campanellina e adesso partiamo. Numero 1, il cambio. E voi direte, ma sei rincoglionito, l'hai messo nelle 5 cose che odi, adesso lo metti anche in quelle che ami. Sì, perché tra me e il cambio c'è una sorta di rapporto di odio e amore. Ha anche dei lati positivi e non da poco, soprattutto il fatto che le cambiate sono molto più veloci, avendo il cambio automatico sequenziale con i paddle. A me gasa un cifro cambiare le marce con i paddle, mi dà la sensazione di un'auto da corsa. Poi nei tratti di montagna è comodissimo perché non devi più staccare le mani dal volante e quindi diventa molto più facile. Secondo me la cosa ti semplifica le cose. E nel traffico devo ammettere che traffico cittadino, quando la velocità media è tra gli 0 e gli 3 km/h, non hai più il problema della frizione, fa tutto lei, quindi è comodissimo. E poi la cosa che mi piace di più in assoluto è il fatto che quando sei in modalità sport, nelle cambiate spara fuori cannonate. E mi ricorda molto questo le auto da rally. Punto numero 2, il telaio cap, che è un optional da 1.000 euro associati ai cerchi da 18, ma non ho idea di come sia il telaio normale, ma questo qui io lo trovo molto rigido e poi è anche più basso rispetto a quello di serie e a me dà una sicurezza in curva nelle percorrenze, puoi esagerare anche un po' nell'ingresso in curva e secondo me è uno dei telai più rigidi che abbia mai provato io personalmente. E arriviamo al punto numero 3. Le sospensioni, che sono anteriori idrauliche a fine corsa, e questo garantisce all'auto una tenuta eccezionale in ingresso. Soprattutto ho notato questa cosa. E poi in percorrenza ti puoi permettere di buttarla dentro un po' più allegramente del solito, e di serie le sospensioni posteriori tendono un po' ad alleggerirsi e tende a scodare un po' il posteriore. Punto numero 4, i consumi. Sembrerà assurdo, ma quest'auto, se la si usa con la testa, con moderazione, non consuma un granché. Ovviamente qui apro parentesi, dipende sempre da come uno guida, da che tratto di strada percorre, eccetera eccetera. Però se la si usa con moderazione, non si scanna troppo, la si tiene sotto i 2000 giri, questa potrebbe farti tranquillamente 15-16 km con un litro. D'altro canto, ovviamente, se la si spreme e si smanetta come pazzi, si scende tranquillamente sotto i 10 km con un litro. Però il fatto che comunque si possa utilizzare, io la utilizzo tutti i giorni, quindi vi confermo che non è così malvagia a livello di consumi. Punto numero 5, i sedili. Nonostante non abbiano la forma che piace a me a guscio, con il poggiatesta unito allo schienale, per il lavoro che devono fare devo ammettere che sono fantastici. Cioè, io me li sento cuciti su misura. Poi è vero che dipende molto anche da ognuno che tipo di corporatura ha. Io per esempio mi sento il dorso bello incastonato dentro, fermo, bello preciso, non mi sposto
né nei curvoni veloci né nei cambi di direzione troppo repentini o veloci, quindi per il lavoro che fanno io mi sono trovato veramente bene, anche a livello di gambe, per il contenimento che hanno sono perfetti, me li sento cuciti su misura. Bene ragazzi, il video termina qui. Questi erano i 5 punti di cui adoro dalla mia Clio RS. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, assolutamente molto importante. Lasciate like se vi è piaciuto questo video, attivate la campanellina così in modo da non perdere nessun altro video e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!